L'energia dell'11, 11, 11, 10 novembre 2011. Ottobre 2011 l'Arcangelo Metatron tramite James Tipton. Tiberon. Il cristallo di platino dell'interfaccia bioplasmatica. Salve, maestri, io sono l'Arcangelo Metatron, Signore della Luce e saluto tutti voi in un vettore di amore incondizionato. E così, mentre l'11 novembre 11 si avvicina rapidamente, i potenti cristalli del Tempio Atlantideo su tutto il pianeta acquisiscono una maggiore potenza. Il cristallo di platino consente l'accesso facilitato verso la dimensione superiore e porta il completamento dell'energia del femminile divino attraverso il raggio di platino. Il magnifico cristallo di platino, tenuto a lungo in letargo sotto il monte magnetico in Eureka Spring, Arkansas, raggiunge la sua attivazione e potenza iniziale alle 11:11 dell'11 novembre 2011 e si risveglia da un lungo sonno. Il cristallo di platino è il cristallo della legge dell'uno, la massima frequenza equilibrata del vostro pianeta. Maestri, l'11 novembre 11 nessun luogo sul pianeta riverbererà in modo così potente con la frequenza cristallina come il vortice di cristallo dell'Arkansas. In effetti l'impennata iniziale avverrà là e poi innescherà altri risvegli in modo assiotonale da dentro il vortice di cristallo dell'Arkansas. Similmente, questi porteranno la griglia 144 al 92% della sua funzionalità e risveglieranno e codificheranno il disco solare cristallino aureo collocato in Arkansas e l'allineeranno con i 12 modelli dello stesso su tutto il pianeta. Molti sono chiamati, molti di voi sono codici portatori della matrice di ascensione, e molti sono attirati a partecipare a questo risveglio cristallino come parte di un antico contratto, una promessa sacra il cui tempo è finalmente giunto. Molti sono già là, essendo stati chiamati a vivere all'interno di questo vortice cristallino, che sarà pienamente in vigore nel 2012. Scopo centrale dell'11 novembre 11. Abbiamo inizialmente condiviso l'informazione riguardante i portali unici delle triplici date attraverso Tiberon delle Pleiadi oltre un decennio fa. Questi sono portali frequenziali unici con sequenza numera a base 12. Questi PT di portali delle triplici date hanno lo scopo di attivare la transizione cristallina. E sebbene molti degli umani abbiano ora riconosciuto la forza tagliente di queste date portali, essi in qualche modo hanno trascurato la comprensione di base del loro significato sostanziale. I portali delle triplici date da 1 gennaio 1 a 12 dicembre 12 sono allineati all'attivazione dei 12 aspetti geopentagonali del doppio pentadodecaedro della griglia cristallina 144. I 12 aspetti del dodecaedro della griglia cristallina vengono di conseguenza integrati con i codici dell'interfaccia umana nelle riunioni e meditazioni, che hanno luogo in queste date di apertura frequenziale. E, maestri, questo è davvero appropriato. Max? Maestri, non è un caso che Max, il cristallo massimo, l'11 novembre 11 sarà nell'energia atlantidea della legge dell'uno dell'Arkansas. Max è di gran lunga la più potente biblioteca cristallina cosciente sul pianeta in questo periodo. Contiene gli archivi completi e tutti i codici della nuova Terra si trovano all'interno di Maximum. L'11 novembre 11 alle 11:11 all'interno del vortice di cristallo Max riceverà un influsso cosmico. Questo verrà trasferito a Max come download in alzamento dalle energie del 13 paradigma, assistito dai regni che definite campo metatronico, compresa l'alleanza siriana pleiadiana ed il sacro cetaceo di Sirio, il delfino d'oro. Con queste informazioni espanse e ricodificate, Max sarà il canale iniziale, che passa i nuovi codici ai portatori dei codici e li attiva all'interno del disco solare di cristallo sul monte Pinnacle nella potente energia cristallina dell'Arkansas. Ci sarà uno scambio reciproco tra Max ed il cristallo di platino. Uno innesca un nuovo influsso e l'altro trasmette i nuovi codici. Max si caricherà di un'energia più grande di quella che ha portato fino ad oggi. Un'energia che trasferirà al vortice di cristallo, al disco solare e ai vettori umani dei codici.
E così portiamo queste nuove informazioni sul megavortice emergente dell'Arkansas, il portale della frequenza quantica cristallina. Al momento, nel 2011, questo vortice si avvicina veramente al completamento finale e ricopre una maggiore prominenza globale. Nel completamento del 2011 e 2012 c'è l'ulteriore manifestarsi del blocco dimensionale, che conteneva i cristalli maestri del Tempio. Perché all'interno di questi computer cristallini viventi risiede la vera saggezza atlantidea, quella dell'età dell'oro di Atlantide, quella della legge dell'uno. Era ed è ad oggi la frequenza più elevata raggiunta sul vostro piano terrestre. Molte cose del vero regno di Atlantide sono state dimenticate. Molti tendono a ricordarne soltanto la triste fine, sotto l'influenza ariana di avidità e sete di potere. Vi diciamo che è tempo di ricordare la legge dell'uno, l'età d'oro di Poseida. Perché in quell'età dell'oro esisteva una società matriarcale molto spirituale, che ha raggiunto uno stato armonioso di equilibrio divino, la frequenza più elevata mai raggiunta sul piano terrestre in quella che viene definita l'età d'oro di Atlantide. Il tempo è davvero arrivato, perché la legge dell'uno era e dell'antica e futura società del potere e dell'amore, non l'amore del potere. E diciamo futura, perché la legge dell'uno riemergerà davvero, ed ancora una volta avrà inizio su tutto il pianeta, in particolare nei vortici dell'Arkansas e del Brasile. E sottolineiamo che nel 2011 continua il grande flusso esponenziale e l'espansione armonica dei grandi cristalli maestri atlantidei del Tempio di Poseida, tenuti per oltre 12.000 anni nel sigillo dimensionale all'interno del complesso magnetico dell'Arkansas. L'11 novembre 11 il grande cristallo di platino si risveglia e si unisce alla rete del vortice di cristallo con gli altri megacristalli dell'Arkansas, il cristallo blu della conoscenza ed il cristallo smeraldo della guarigione. Molti di voi saranno attratti a prendere parte alla rivelazione, perché effettivamente eravate presenti come testimoni del diluvio ed alcuni di voi al conseguente spostamento di questi sorprendenti cristalli maestri atlantidei verso questa ed altre aree. La nuova era cristallina è su di voi, è la transizione, che chiamate ascensione. La fase di diamante della transizione cristallina della Terra è stata realizzata il 10 ottobre 10, in correlazione con la 10ª dimensione e la 12ª risonanza dei chakra. La fase di platino inizia l'11 novembre 11. Il cristallo di platino ed il rilascio del raggio di platino. Il cristallo di platino trasuda una bella rilassante energia di brillante magnificenza. Introduce l'equilibrio tra i nuovi regni dimensionali emergenti della nuova Terra, in particolare la forza, che consentirà una maggiore interfaccia, un maggior accesso al regno angelico, che sono in verità le fasi dell'antimateria delle vostre dimensioni parallele. Come tale, il cristallo di platino è il limitatore di sovratensione, che alimenta ed armonizza la proporzione e la parità del ciclo armonico tra materia e antimateria. Regola e stabilizza anche la sinergia cristallina unificata in coalescenza con le enormi forze cristallo-magnetiche rilasciate nelle fasi dell'attivazione cosmica. Questa è la ragione per cui è stato collocato sotto la montagna magnetica vicino ad Eureka Springs, in quanto quelle energie magnetiche vengono trasformate dalle forze cristalline mentre la griglia magnetica viene ridotta e sostituita nel predominio dall'espansione della griglia cristallina 11. Tutti i cristalli maestri sono opportunamente rappresentati nella loro attivazione, e raggiungono ogni anno fino al 12 dicembre 2012 le percentuali stabilite della loro potenza, che è regolata dai maestri dei cristalli dell'Alleanza Siriana Pleiadiana sotto la Federazione Galattica. Se i cristalli fossero stati portati alla piena potenza troppo rapidamente, si sarebbe verificato uno squilibrio energetico. Quello che succederà l'11 novembre 11 è la ricodifica dell'aspetto cristallino definito il divino femminile del seme stellare. Il cristallo di smeraldo della guarigione ha fornito la riprogrammazione iniziale, che viene introdotta dal raggio di smeraldo. Il raggio di platino, un altro aspetto dell'energia femminile, fornisce il completamento del cristallino femminile nel DNA del pianeta, ed anche in quegli umani aperti a ricevere la trasformazione sacra e necessaria.
I loro effetti saranno una diminuzione dell'oscillazione della polarità tra quello che viene definito l'aspetto maschile e femminile. Ma attraverso il platino, ci sarà anche una maggiore facilità ad entrare nelle regni delle dimensioni superiori. Di conseguenza, l'equilibrio della polarità sarà più facilmente raggiunto ed ottenuto nell'espressione umana di equità divina sul pianeta della dualità. Colmerà davvero il divario tra l'emisfero destro e quello sinistro del cervello, e della mente conscia dell'ego ed il super subconscio della mente divina. La comprensione del percorso spirituale, delle priorità nella vita ed in effetti il processo decisionale sarà ampiamente chiarita. Gli aspetti richiesti di arricchimento, gentilezza e fratellanza saranno molto più facili da manifestare nella realtà a livello sia micro sia macro. Quello definito amore incondizionato precedentemente insostenibile nella terza dimensione sarà più vicino alla realtà di ogni persona sul sentiero, mano a mano, che le risonanze dalla quinta alla sesta dimensione si fanno più vicine. Energia coerente. Il cratere dei diamanti in Arkansas adesso sta rilasciando l'energia cristallina della risonanza dei diamanti nel vortice di cristallo. L'11 novembre 11 questo si espande nel raggio di platino e si connette ulteriormente al disco solare, nel loro spostamento verso la coerenza della frequenza cristallina. Carissimi, l'energia cristallina è una fonte di energia onnipotente, che ha implicazioni ben al di là dell'attuale comprensione dell'umanità. La struttura cristallina è formata da un'essenza di luce frequenziale, che è multidimensionale e coerente, ed esiste nella materia e nell'antimateria. È la matrice metatronica divina, che dà origine a tutta la manifestazione della creazione e forma la composizione stessa della matrix, di ogni piano di esistenza. È l'enzima della realtà e la sorgente della vitalità del cosmo stesso. Gli stessi pensieri che avete devono alzarsi alla dimensione cristallina coerente per diventare manifesti. La luce coerente è energia cristallina, la cui vitalità costituisce la natura integrale di tutti i mondi e realtà. La struttura cristallina forma i confini e le apparenti divisioni tra le dimensioni, i piani ed i lampi di materia/antimateria di coscienza, in parallelo e probabilità. Tutto è cristallino. La promozione del vostro pianeta, chiamata ascensione, è in effetti la conversione della massa critica della capacità di ricezione di questo modello della Terra da, nel vostro linguaggio, analogico a digitale, da bianco e nero a colore. La conversione cristallina attraverso le antenne della griglia cristallina 144 sta aumentando enormemente la ricezione dimensionale della vostra Terra dalla terza alla 12ª dimensione ed oltre. È simile alla vostra televisione, che passa dall'antenna arcaica alla ricezione satellitare. È l'era cristallina. Perché all'interno di queste sequenze temporali, l'11 novembre 11 e 12 dicembre 12, la griglia cristallina 144 si completa in piena proiezione cosciente e quella proiezione è effettivamente uno strumento della vostra e per la vostra espansione. È la stessa cosa con la griglia cristallina, vedete, anch'essa è uno strumento, che permetterà di nutrirvi in una risonanza più elevata, un'espressione superiore più appagante. Perché quella che chiamate ascensione è su di voi, ed in un batter d'occhio cosmico sarà fatta. Nel nostro regno è già stata fatta, vedete, ed è davvero un evento meraviglioso, preannunciato da un capo all'altro dell'universo ed osservato da molti in questo ed altri regni. Allora quello che rimane per il programma di ascensione nel 2011 e 2012 sono gli specifici perfezionamenti astrologici gravitazionali e le spinte frequenziali necessarie per completare e lucidare la griglia cristallina e perfezionare la trasformazione cristallina della Terra mentre si rafforza l'estensione dell'umanità verso una coscienza di dimensionalità sempre più grande, e questa è davvero la coscienza cristallina. I 12 dischi solari primari. Vi abbiamo detto che l'Arkansas sarà uno dei vortici portali più potenti sul pianeta entro il 2012, e sta succedendo davvero. I cristalli stanno sintonizzando il disco solare e la griglia cristallina. Il disco solare aureo è emerso ai tempi di Lemuria.
Questi dischi sono stati collocati dall'Alleanza Siriana Pleiadiana in determinati posti sulla Terra al fine di programmare e diffondere frequenze specifiche. La riprogrammazione in corso del disco solare serve per aiutare la capacità della Terra a rigenerarsi e riformarsi, diventando un aspetto del modello o matrice del DNA della nuova Terra mentre espande il suo campo dimensionale nell'aspetto cristallino. I dischi emettono spirali energetiche. In realtà essi sono più una spirale che un disco, ma appaiono come dischi quando vengono osservati. Ci sono 12 dischi principali sul pianeta ed alcuni dei modelli ed ubicazioni precedenti si sono spostati. Ognuno dei 12 contiene uno scopo ed un codice specifico, ed ognuno dei 12 alimenta 12 satelliti 12 che connettono la 144 in una complessa geosimmetria. L'essenza cosmica dei dischi solari è luce cristallina coerente codificata, la luce della dimensione superiore, l'energia di casa. L'essenza terrestre dell'armonica frequenziale del disco solare è cristallo magnetica ma è in sinergia con la griglia umana θ. Una crea l'altra e l'altra supporta la prima. Entrambe offrono portali indispensabili all'espansione della coscienza umana e sono elementi chiave dell'ascensione. Quanto più l'umanità si rende conto che la propria coscienza superiore si basa sui paradigmi dei sacri codici geometrici di luce, tanto più la geometria diventa multidimensionale e così l'espressione geometrica di questi si eleverà nel campo dell'Amercana. Questo sta succedendo adesso, vedete. Diventerà prima una, poi l'altra, proprio come la Terra adesso è la terza dimensione e poi la quinta e poi la 12ª. Che cosa è che la sposterà verso la quinta? Verso la 12ª? Non la coscienza statica ma l'attivazione dinamica della coscienza superiore. L'attivazione della coscienza è aumentata attraverso la comprensione della griglia e l'attivazione di quella griglia, che a sua volta completa il cosmo e si riflette di nuovo attraverso il disco solare. Ci rendiamo conto che tutto questo è complesso, ma vi assicuriamo che dalla vostra prospettiva più elevata, voi ne capite il funzionamento molto chiaramente. Così miriadi di fattori giocano un ruolo in questo spostamento dal terrestre al cosmico. Ora, dei dischi solari, soltanto 2 sono puramente dischi cristallini. Il primo ad essere ricodificato si trova nel vortice di cristallo dell'Arkansas. Questo succederà l'11 novembre 11. Il secondo è in Minas Gerais, in Brasile, e sarà ricodificato il 12 dicembre 12 e la rete globale si riformatterà il 21 dicembre 2012. Questo sarà un evento incredibile, che combina il risveglio dei cristalli maestri, il completamento della griglia 144 e la completa messa in rete globale del reticolato cristallino del disco solare, sedi dei 12 dischi solari principali. Arkansas Pinnacle Mountain. Brasile, Saint Thomas des Lettres, Minas Gerais. Bolivia Lac Titicaca vicino all'Island of Thesun. Scozia Roslin Capelle. Russia Urale MTNS. Russia, Siberia Lago Baikal. Egitto Giza. Africa Kilimanjaro. Cina, Xi'an Pyramids. Polinesia francese Morea. Australia-Uluru. Sri Lanka. Ancora una volta sottolineiamo che ciascuno dei 12 dischi principali supporta 12 satelliti. Ciascuno dei 144 satelliti è strategicamente collocato, alcuni sono più grandi in impulso, più grandi nella gamma di frequenza, a seconda della griglia energetica ed il nodo in cui sono collocati. L'arca della legge dell'1. Le aree attualmente chiamate Arkansas e Brasile erano colonie della legge dell'1 di Poseida. Furono appositamente scelte perché queste due regioni contengono i più grandi giacimenti minerari di strati di cristallo di quarzo del pianeta. Furono costruiti tunnel iperdimensionali con l'alleanza siriana Pleiadiana da Poseida all'Arkansas e Brasile per la manutenzione degli imponenti letti di cristallo lì. A causa delle sue acque radio, grotte naturali e calamite magnetiche, l'Arkansas è stato scelto come zona per programmare, all'interno delle sue caverne, procedimenti di crescita rapida.
Molti dei sacerdoti scienziati spirituali, gli Atlara legge dell'uno, lavoravano in queste caverne per infondere determinati modelli nei cristalli. I tre cristalli atlantidei di saggezza e guarigione, che un tempo irradiavano una luce magnifica ed energia celeste nel tempio della guarigione, il tempio dell'uno ed il tempio della conoscenza a Poseida, furono collocati in un blocco dimensionale nel campo cristallino atlantideo dell'Arkansas. Questi adesso in effetti energizzano il disco solare aureo situato in Arkansas e si allineano con i 12 modelli dello stesso su tutto il pianeta, e con il paradigma dei 12 teschi di cristallo, nel formare il sacro modello 13. Quello del 13, 20, 13, vedete. Così molti sono chiamati in Arkansas e molti verranno per partecipare a questo risveglio, come parte di un antico contratto, una promessa sacra il cui tempo è finalmente giunto. Molti sono già là, essendo stati chiamati a vivere all'interno di questo vortice cristallino, che sarà pienamente attivo nel 2012. E così nei portali delle rimanenti triplici date, sono chiamati quelli della legge dell'uno, perché questa volta i cristalli non verranno usati in modo improprio, non vi saranno portati via da avide forze oscure. Adesso, non dipende da voi attivare i cristalli, non dipende da voi ancorare il vortice, ma piuttosto dipende da voi allinearvi all'interno di questo completamento, all'interno di questa attivazione, all'interno di questo ancoraggio celeste del campo cristallino quantico. Quei sacerdoti scienziati, maestri dei cristalli di Atlara e guardiani del tempio della legge dell'uno di Poseida vengono chiamati. Maestri, avete atteso eoni per questo tempo, per questo completamento, e quelli dell'Atlara, quelli dei templi di cristallo di Poseida sentiranno la squillante chiamata. I cristalli maestri dell'età dell'oro di Atlantide adesso stanno aprendo l'arcobaleno dell'accesso dimensionale, che accelera la vostra ascensione personale e planetaria. È una promessa mantenuta, un completamento sacro. Voi potete davvero accedere a livello eterico alla benefica energia e saggezza dei cristalli atlantidei di guarigione e conoscenza. Non è affatto necessario per voi trovarvi nel corpo fisico all'interno dei vortici dell'Arkansas per ricevere e prendere parte a questa attivazione. Tuttavia ci sono benefici per quelli di voi che ricevono l'invito a visitare il vortice e a camminare nei campi di cristallo. Quelli di voi che scelgono di visitare le terre sacre dell'Arkansas saranno in grado di trovare un cristallo personale infuso con l'energia dell'età dell'oro di Atlantide. Viene effettivamente dato il permesso ed i cristalli si offrono a voi per questo ed una miriade di altri scopi. Quei guardiani di Sirio, Arturo e le Pleiadi stanno preparando la scena anche adesso ed aspettano che vi uniate a loro. Inviate la vostra energia, inviate la vostra luce ed intento per il massimo bene a quello che viene definito il cristallo di platino di interfaccia bioplasmatica, il cristallo del raggio di platino, il raggio di equilibrio e conoscenza. Una volta regnava in saggezza e luce nel tempio di Poseidone, e così molti di voi lo vedranno ancora una volta chiaramente nell'occhio della mente, lo sentirete davvero nel vostro cuore, tra lacrime di gioia. Atlantide, i cristalli maestri del tempio dell'arca sacra. Atlantide effettivamente è l'anello mancante di Pangea, che si trova in mezzo all'Atlantico. Condivideremo con voi la sua storia in dettaglio in seguito. Ma siate consapevoli, maestri, che non tutti i grandi cristalli dei templi di Atlantide andarono perduti. In effetti alcuni di voi furono coinvolti nel loro salvataggio. Il primo cristallo del tempio salvato è stato il cristallo blu della conoscenza, è sottoterra sotto il centro apicale del vortice, definito Talimena Ridge, in un abisso sacro, costruito molto tempo fa. Il cristallo blu della conoscenza si erge per un'altezza di 28 piedi n diti, un piede uguale centimetri 30, 48 con un diametro di 12 piedi. Pulsa e trasuda un arcobaleno argenteo, turchese e blu cobalto mentre si attiva nel contratto sacro. Detiene la saggezza multidimensionale e la conoscenza delle ere. Il secondo salvato è stato il cristallo di smeraldo. Adesso si trova sotto il monte Maga nel cuore centrale del vortice cristallino dell'Arkansas.
Misura all'incirca 20 metri di altezza e 5 metri di larghezza. Il terzo cristallo posto nell'arca è stato quello di platino. Il cristallo di platino sotto il monte magnetico vicino all'area di Eureka Springs si risveglia nel 2011, l'11 novembre 11. Il cristallo di platino è in realtà di colore chiaro, ma proietta un brillante campo platino-argenteo composto da particelle subatomiche chiamate bioplasma. Il bioplasma è un campo cosciente, autoconsapevole. Il campo bioplasmatico emesso dal cristallo di platino armonizza lo spettro del portale della materia fisica e antimateria. Tutti voi esistete in dimensioni di antimateria, e la struttura corporea è alquanto diversa da quella all'interno della materia fisica, è di una frequenza molto più elevata. Questo è stato trattato in altri messaggi. Il cristallo di platino è enorme, oltre 100 metri di altezza e molto più profondo di altri sotto la superficie. La sua portata è cosmica e la sua energia, entro il 2012, circonderà ed attraverserà il pianeta, allineata con gli altri cristalli e diffusa attraverso il disco solare cristallino. Bene, ce l'ho fatta a finire la traduzione e mettere online questo bellissimo messaggio. Un abbraccio di luce e buon 11 novembre 11 a tutti, nell'energia cristallina del nuovo pianeta Terra. Magda Cermelli.